Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami bilancia, tendenze energetiche e affettive per la seconda parte di marzo e abbiamo la carta del giudizio. Amici della bilancia, periodo di risveglio spirituale, periodo di presa di consapevolezza, nuove idee e perché no, per qualcuno si può trattare di qualche questione o qualche persona del passato, sia di questo passato, cioè nel senso di questa vita, sia anche di altre vite. Adesso andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi, trovate il link al video corso gratuito di tarocchi e trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Bene ragazzi, cominciamo con un 7 di bastoni, un asso di coppe, la carta del mondo, un 8 di pentacoli, un 4 di pentacoli, un 8 di coppe e un cavaliere di spade. Allora, devo dire che con questo 7 di bastoni si parte da un punto di vantaggio da parte vostra. Vi dico, il giudizio parla di nuove idee e qui abbiamo un bellissimo asso di coppe, quindi è come se potesse nascere un nuovo tipo di idea o, perché no, un nuovo tipo di relazione. Può essere che qui siate voi che vi stiate difendendo nei confronti di qualcuno, ma che inevitabilmente si inizi a percepire qualche tipo di sentimento per questa persona. Abbiamo anche il mondo, che è una bellissima carta, è una carta di compimento, è una carta di risultati, è anche una carta che parla di bambini interiori. Sono due carte che parlano di bambini, queste due. Magari per qualcuno risuona. Ehm, Però ecco come la sensazione con questo 8 di pentacoli al contrario che manchi o qualche cosa inerente a una stabilità economica, perché poi in effetti qui vedo anche un 4 di pentacoli, quindi ho come la sensazione che ci sia anche una sorta di protezione del vostro spazio vitale nei confronti di questa persona o di questa situazione. Abbiamo anche un 8 di coppe e un cavaliere di spade. È come se ci fosse un invito a fare un esame di coscienza, a guardarvi più a fondo, per poi diventare più determinati nei confronti appunto di questa relazione, di questa situazione. Il cavaliere di spade, nel caso voi non abbiate nessuno e l'asso di coppe sia solo un ok, dopo un periodo di difesa dal mondo esterno, decido di aprirmi al mondo, decido di ritornare nel mondo, voglio cambiare il modo in cui sto vivendo adesso e quindi mi apro al nuovo. In questo caso il cavaliere di spade potrebbe essere o la vostra determinazione nell'affrontare tutto quello che fino adesso non avete affrontato, oppure potrebbe essere una persona nuova che entra. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. 2 di bastoni, il mago e un asso di bastoni al contrario. Sì, è un po' come se c'è la voglia con questo 2 di bastoni di guardare al futuro, ma tecnicamente con queste due carte che sono 2-1 al contrario, non state facendo molto. Diciamo che è già tanto se iniziate a pensare al futuro. Come vi dicevo qui, è come se qualcuno iniziasse ad aprire un po' il cuore adesso, perché il 7 di bastoni e anche il 4 di pentacoli, tra l'altro, sono due carte che esprimono un senso di protezione, il fatto che vi state proteggendo da qualcosa o da qualcuno, o state proteggendo qualcosa o qualcuno. Questo è più sull'autoprotezione, questo è più sul proteggere qualcosa di vostro o qualche cosa, sì, no, anche voi stessi, anche il corpo fisico, diciamo, essendo una carta di pentacoli. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Cavaliere di spade nuovamente.
E allora sì, ragazzi, può proprio essere una persona. E 8 di coppe anche, nuovamente. E 7 di pentacoli. Potrebbe essere una persona... Allora, considerato che il cavaliere di spade è sempre un'energia che va e che viene, un po' intermittente, veloce, è il cavaliere più veloce dei tarocchi, e c'è anche questo 8 di coppe, e anche qui sono vicini. Quindi io qui ho come la sensazione che potrebbe esserci qualcuno che o si allontana da voi. È come se ci fosse un inizio, diciamo, intermittente, però con questo 8 di coppe è un po' carente, mi viene da dire. Dal lato emotivo, se vogliamo, tante idee con il cavaliere di spade, però alla fine a livello emotivo è come se mancasse qualche cosa. E vi dico, se per voi la questione fosse quella dei bambini, che anche il 7 di pentacoli è una carta di attesa. Quindi se state cercando figli, ragazzi, diciamo, l'inizio della primavera è un periodo fecondo. Andiamo a vedere il mondo. 7 di bastoni nuovamente. E 9 di pentacoli al contrario. Ragazzi, ho come la sensazione che le carte, se non state cercando figli, vi stanno dicendo di proteggervi. Vi stanno dicendo sì, di proteggervi, insomma, perché il periodo è fecondo per tutti, ecco. Però qui ho come la sensazione che abbiate bisogno di difendere il vostro amor proprio con questa persona. È come se fosse necessario mettere dei paletti, ehm, puntare un po' i piedi per certe cose. Andiamo a vedere questo 8 di pentacoli al contrario. Ruota della fortuna, fante di pentacoli e carro al contrario. Sì, di nuovo, è come se con questa persona ci fosse una titubanza da parte vostra e effettivamente motivata, direi, considerato che abbiamo il cavaliere di spade. Cioè, voi siete propensi per iniziare questa relazione, avete il cuore aperto. Se non è appunto la relazione nuova ed è un bambino perché siete già in coppia, è come se fosse appunto ben disposti, però è l'altra persona che c'è e non c'è, che non prende posizione, che non concretizza, che magari prende tempo. E ho la sensazione che sia già successo nel passato. Se fosse per esempio il discorso di un figlio, è come se fosse, scusate, una cosa che si ripete, riprendere l'argomento in mano, parlarne un po' e poi lasciarlo cadere. Il punto è che non si prende posizione. Andiamo avanti, vediamo il 4 di pentacoli. Abbiamo un cavaliere di bastoni al contrario. 2 di coppe, 7 di coppe e 8 di bastoni al contrario. Allora, c'è un'altra figura, c'è il cavaliere di bastoni. Quindi, considerato che abbiamo anche il giudizio, ho come la sensazione che per qualcuno questo cavaliere di bastoni potrebbe essere o una persona che torna dal passato, oppure, ragazzi, considerato che anche qui abbiamo l'asso di bastoni al contrario, potrebbe essere questo cavaliere di spade con il quale o la quale magari, appunto, come vi dicevo, ci sono tante belle idee, si chiacchiera bene, però non c'è continuità nel tempo, non c'è profondità emotiva e per molti non c'è neanche il contatto fisico, cioè proprio l'intimità fisica mi viene da dire. Però è come se si raggiungesse un certo tipo di compromesso, giustamente perché voi siete un po' in protezione, ma ragazzi manca comunicazione, manca una prospettiva, mancano i progetti.
A cosa siete attaccati? Solo a questo accordo? Al dirsi ci aspettiamo? Andiamo a vedere l'otto di coppe. 5 di spade. Mamma mia. Quante? Vediamo se... ok. Allora. 5 di spade, 7 di spade, 3 di pentacoli, 10 di coppe, 3 di spade, fante di spade, fante di coppe. Wow. Ho come la sensazione che ve l'abbiano raccontata per il discorso di andare a vivere insieme, o è come se vi avessero illuso un pochettino, perché anche qui abbiamo 7 di coppe, È come se vi avessero illuso un pochettino su eventuali progetti che avrebbero potuto essere nel futuro, però poi in realtà, come vi dico, c'è poca concretezza. Tante idee, ma poca concretezza. E considerato che abbiamo un fante di coppe, può anche essere che la persona non sia proprio del tutto matura e di conseguenza sia una di quelle persone che si lascia prendere dei facili entusiasmi. Può anche essere una di quelle persone, o magari è il lotto di coppe è il vostro modo di vedere la relazione, di vedere, perché ho come la sensazione che questo 10 di coppe vi porti un po' fuori strada. Cercate quello che per voi veramente è l'appagamento familiare, ok? Perché ho come l'impressione che inerente alla famiglia ci siano delle idee un po' infantili, un po' troppo romantiche, o si sia romanticizzato appunto l'idea di creare una famiglia, l'idea di andare a vivere insieme. Bisogna andare a cercare la propria verità, con questo 8 di coppe. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Abbiamo un 3 di bastoni, la temperanza. Adesso qua non si capisce più niente. Ok. Allora, 3 di bastoni, temperanza e regina di bastoni al contrario. È interessante come qua avevate un 2 di bastoni, qui finiamo la lettura con un 3 di bastoni, dove se questo è il pensare al futuro, questo è il progetto che inizia a concretizzarsi, che inizia a realizzarsi, ok? Quindi ho come la sensazione che diventerete determinati, punterete i piedi, come vi ho detto. Arriverà un certo punto dove capirete un qualche tipo di dinamica che continua a ripetersi con questa ruota della fortuna e ho come la sensazione che riporterete in equilibrio. Tenete presente che il cavaliere di spade ha una spada, taglia, ok? È un processo, ragazzi, eh? È un processo, quindi ci vorrà un po' di tempo, però diciamo che di lì state andando. Ok, andiamo a vedere con gli angeli del cuore. Wow, quante! Ecco, fai attenzione alle bandiere rosse, ci sono segnali che ti mettono in guardia. E vediamo dove ve lo posso sistemare. Qui, vicino al 7 di coppa al contrario e vicino al carro al contrario, nel senso che non si fa un movimento. Poi abbiamo riconciliazione e ragazzi, questa ve la metto qui perché potrebbe essere per qualcuno, come vi dicevo, che fosse un incontro, un reincontro di qualcuno del passato, perché no? Potrebbe essere una riconciliazione. Fate sempre attenzione perché con queste due, adesso andiamo a vedere quelle dopo, però con queste due carte c'è manipolazione, c'è qualcuno che non ve la racconta giusta. O siete voi che avete delle idee un po' distorte su quello che potrebbe essere questo 3 di denari piuttosto che l'asso di coppe, oppure è qualcuno che vi sta un po', ve la sta raccontando, ecco. E poi abbiamo torna a essere libero, è il momento di riprendere il controllo sulla tua vita ed eccolo qui, ve lo metto qua vicino, perché di lì state andando, ok? Quindi tranquilli, sereni, un passo alla volta, l'importante è cercare di portare in equilibrio quello che vuole il cuore e quello che dice la mente fondamentalmente. Andiamo a vedere ancora un con, una frase di meditazione. Il vecchio stagno, una rana che salta. Plop.
Questa è molto bella. È un po'... allora, il vecchio stagno. Il vecchio intende tutto quello che per noi è abitudinario, abituale più che abitudinario. La rana che salta, tra l'altro, è il vecchio stagno, stagno indica qualche cosa di stagnante, no? Quindi è la realtà, diciamo, l'encefalogramma piatto di un certo tipo di realtà. La rana che salta è il movimento e qui avevamo anche il carro e poi abbiamo questo plop come per dire, ok, è il rumore del fatto che c'è in realtà movimento anche in quello che sembra stagnante. Un'altra chiave di lettura di questo koan è: nonostante tutto sembri fermo, la vita continua. Ok? Ragazzi, io spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere poi con un like, con un commento, potete anche condividere o iscrivervi se volete supportare il canale e di fatto io ringrazio tutte le persone che continuamente lo fanno. Io vi auguro ogni bene, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!